Ciao, oggi è mercoledì e sto girando questo filmato che andrà in onda stasera. All'interno del filmato vedrete diverse trattative di acquisto di persone che sono venute qui a vendere i loro oggetti che abbiamo acquistato, e con l'occasione, visto che ho acquistato due bellissimi vasi Canton, vi parlerò un po' delle porcellane cinesi antiche, soprattutto di questa manifattura. Iniziamo il video da una richiesta che ci ha fatto una persona che ci vede, che saluto. Voleva vedere dei vasi etruschi che abbiamo ovviamente in stile in vendita. Sono questi qua. Abbiamo questo che viene 70 euro, sono tutte cose fatte nell'Alto Lazio nella seconda metà del XX secolo. Questo viene 20 euro. Poi c'è questo che viene 200 euro, molto bello, e questo vasino che viene 10 euro. Ok, queste sono quelle che abbiamo. Abbiamo anche questo che viene 150 euro. E questo che viene 100 euro. Molto decorative, molto belle. Ovviamente sono fatte tutte nel XX secolo. Allora, ok, detto questo, saluto il telespettatore e vediamo cosa abbiamo comprato oggi. Sembra che stiamo traslocando perché, come ho già detto l'altra volta, è venuto un commerciante e ha comprato diversi mobili, tra cui anche queste due vetrine, questa credenza e altre cose che abbiamo di là. E allo stesso modo ieri è venuto un privato e ha comprato questo mobile che ve lo faccio vedere. È un mobile fatto in Italia nell'Ottocento, lo stile si chiama Carlo X ed è un mobile in ciliegio massello. Molto bello, un privato ha fatto un grosso affare, non vi dico quanto l'ha pagato, ma pochissime centinaia di euro. Vi faccio lo stesso privato che abita qua vicino, ha comprato questo scrittoio inglese, fine 800, anche questo pagato veramente pochissimo. Quindi vi faccio vedere cosa ho comprato stamattina. Allora, avete già visto probabilmente, vedrete il video della trattativa. Ho comprato questi due oggetti e poi da un'altra signora, però non abbiamo fatto il video, in realtà mi sono dimenticato di chiedere a questa signora se potevo fare il video. Abbiamo comprato quest'olio su tela del 600, fine 600. Quest'altro olio su tela fatto nel 700, raffigurante dei cherubini. Questa serie di stampine fatte di gusto senz'altro inglese, adesso non so se sono fatte in Inghilterra, probabilmente sì, molto carine, e altre piccole stampine di modico valore. Questa in realtà non è una stampina, penso che sia la pagina di un libro, probabilmente fatta nel mondo islamico. Dopo la esamineremo con attenzione. Nulla di particolarmente significante dal punto di vista artistico, molto decorativa. Qui abbiamo altre stampine. Questa è senz'altro di gusto inglese. E qui ci sono delle cartine topografiche. Tutte queste cosine le troverete nei prossimi giorni sul nostro negozio online. Un po' metodico, direi. Dove ha preso questi oggetti? Questi oggetti, la maggior parte vengono dalla mia collezione privata, perché mio padre è stato un antiquario tanto tempo, mio nonno collezionava per le arti asiatiche e così. Quindi li hai ereditati, diciamo? Sì. Sono stati comprati in Italia? In Italia e in Cina. Ah, quindi viaggiavano?
Sì, mio nonno sì, viaggiava spesso in Cina, perché lui è stato un capitano della Marina e ha lavorato giù, insomma, Ah, ho capito. quando c'era stata l'invasione giapponese della Cina. Questo era io della foto che l'ho portato come sorpresa. Questo è l'altro. Vedremo. Stavolta le forbici Penso che le serva. Insomma, la fiera di Parma se la fa lei? Oppure no? No, non andiamo. È scesa in picchiato, La fiera di Parma? Ma no, secondo me è sempre una fiera molto molto bella, solo che io l'ho fatta per anni e sono anni che non la faccio più perché qui in negozio abbiamo un andirivieno continuo di persone, sia a vendere che a comprare. A me quindi stare via 12 giorni Quindi per me ha un posso costo. lasciare in conto vendita? Noi non facciamo conto vendita, noi o compriamo o non compriamo. Perché il conto vendita fa sì che tante volte uno prende un oggetto, anche se è caro, perché dice vabbè non mi costa nulla, però poi o lo vendi caro, che è una cosa molto molto difficile, e poi insomma... Io lo so benissimo che è difficile in Italia. Insomma, non è un problema. Sono una persona molto diplomatica. È un diplomatico? Ma sono una persona molto diplomatica. Diplomatico no, li frequento, ma non lo sono. Quest'anno insomma ho avuto a che fare con un soggetto di Milano che era un presunto antiquario famoso. Lui ha trovato un tiziano, io gli ho trovato il compratore e poi ha detto che lui voleva essere pagato in zecchini d'oro. In zecchini d'oro? Vabbè. Ho detto certo, quello ti dà 700.000 euro in zecchini d'oro. E come mai... dal piedistallo, va. E così. Quindi un antiquario che ha un tiziano, come mai l'ha proposto a lei? Lei è un intermediario? Sì, un intermediario, insomma, clientela autolocata che compra e fornisce. Insomma, però ha bisogno di tutta la documentazione. Quello lì sicuramente aveva una persona che aveva questo tiziano, non era suo. E non voleva la ricevuta, non voleva che gli arrivassero i soldi in banca. Cioè io, se lavoro con gente importante, non è che posso rischiare, fa una figura esce una volta, 2, 3, poi ciao. Certo. Allora, guardi, le spiego, questi oggetti che sto vedendo non sono, a mio avviso, particolarmente interessanti per il mio mercato, perché conosco i miei clienti. Lei mi aveva fatto vedere in foto un oggetto con degli elefanti. Tiri fuori quello. Arriva. Questi sono convinto di non poterle fare un'offerta interessante. La bestia, eccola. Pesicchia, Non ha il coperchio? Mi ha mandato la foto, non c'era il coperchio perché qua, se lei vede con attenzione, questo armato bronzo dell'epoca Qianlong, vede c'è anche queste parti rovinate, probabilmente durante l'epoca giapponese, quando hanno fatto l'invasione della Cina, l'avranno preso e lanciato da una scalinata, perché... Ma questo non è Qianlong come epoca, è molto più tardo. Come qualità, però sì. Qualità? Ma guardi che il marchio sotto l'ho identificato, l'ho anche scritto. Insomma. Sì, il marchio Qianlong sta ovunque, cioè, sta pure sulle tazzine fatte adesso. Va bene, però, penso che sia il marchio più falsificato della storia dell'arte. Sì, ma un bronzo però che ha concrezione di malachite come questo sotto. No, allora guardi, le spiego, l'oggetto è molto carino, è un oggetto in stile, non è particolarmente antico e ha un problema enorme, cioè che manca il coperchio. Perché dico che manca il coperchio? Perché certo, qui c'è una battuta, quindi, sì. quindi è un oggetto incompleto. Però è interessante più dal punto di vista decorativo che dal punto di vista artistico, perché un oggetto incompleto e in stile
diciamo non... ma non c'è Però lei lo problema. sa, penso che insomma fosse, io lo so fosse perché- Xinlong questo costerebbe Lo tanti so, soldi. oltre 50.000 euro costerebbe, lo so bene, Sì. però purtroppo non è completo. Allora, mi dica quanto vuole realizzare. Ma visto che lei è un esperto come me, attendo la sua... Allora, lei mi ha fatto una richiesta Io su le ho WhatsApp. mandato, infatti, le ho mandato Però non me la ricordo, è per quello che glielo chiedevo. Lei se la In ricorda? totale sono 1.000 euro circa queste cose che le ho portato. Per tutto? Per tutto, comprese delle collane, insomma, se le possono anche... Me le faccia vedere? Questo è andata a pezzo. Però, insomma, se vogliamo fare business, io ho anche cose molto importanti, Se lei Guardi, viaggia la all'estero. La mia risposta, se ha cose importanti ma anche meno importanti, sarà sempre mi deve mandare le foto, quindi non... Le foto, lei in impressione vedrà delle Un'impressione. perle grosse come noci Va e una bene. scrivania completamente in oro massiccio. Va bene. Non scherzo. Allora. Questa è una collana a torcioni, utile per impiccarsi volendo. Mi perdoni, io sono insomma un po' così alla buona, mi piace la mia simpatia autoreferente, oserei dire. Per fortuna non ho portato mio padre, che sennò qui veramente stavamo fino a notte fonda. Perché? Non è un chiacchierone di più, Ah, è un incubo. no, non lo porti. Non lo porti. Perché lui ha fatto veramente di tutto e di più. Sì. Quindi quando attacchi a parlare, No, sto scherzando, ovviamente, lo porti, fa piacere. io avere lo a che- porterò sicuramente. Insomma. Ma sai perché sono venuto da lei, non da altre? Perché lei è l'unica persona che mi ha risposto sempre subito e garbata. È una qualità che pochi hanno. La maggior parte sono superbi. Rispondere ma io- subito a centinaia di persone mi costa tanto. Ma il trucco sta sempre Rispondo anche quando sto sull'ascensore. Va bene, questa se gli vuole da fuoco è ambra, lo sente subito come, Ciao Enzo, eccomi. come profuma. E se no, se vuole prendere Allora, di acqua guardi, salata. le spiego, di tutte queste cose, l'unico oggetto che mi interessa per il suo significato decorativo, ma non antiquariale, non artistico, è questo. Solo di questo, mi sembra che lei mi abbia fatto una richiesta su 600 euro, possibile? Sì. Quanto me lo può dare, considerando che lo devo vendere? Io e sono che... d'accordo, non lo so. Io posso anche dare tutto, per la cifra che lei decide. Ma queste sono cose che non hanno nessun tipo di mercato, ma forse lei lo sa. Ma credo, dai, questa è una... Non c'ha mercato. Non c'è mercato, vabbè. Pazienza, Non- ci ne- berrò il tè a casa. Sì, ci metta il sale più che il tè, mi sembra scomodo berci il tè. Allora, lei mi dice quello che vuole pagare e io per ogni risposta le faccio fare una risata. Mi fa fare una risata? Vedrai che le piacerà il mio metodo. Dica una cifra e io le rispondo con un sorriso. Anzi, con una battuta che conquista sempre tutti. 250 euro. Allora, la mia prima battuta è soffro. Mi ha fatto ridere. Oh, ma le dico pure la seconda. La seconda è soffro, la terza è... Ma questa è vecchia però, lo saprei, Mi permetta dai, di dire che è vecchia. siamo tutti vecchi. Vabbè, guardi, non si preoccupi. Io le lascio anche tutto per 250 euro. Mi vuole regalare insomma questi. No, ma non è che io vedo la persona e la persona che ho davanti è una persona che mi piace perché è una persona vera La ringrazio. e io so leggere le persone, perciò preferisco essere una persona di cuore, una persona vera piuttosto che con uno che crede di fare, di dire. Vabbè, perché però le dico che questi mi sta regalando comunque delle cose Io che gli potrebbe direi- realizzare qualcosina. Vabbè. Pure la tazza del tè? La tazza del tè no, perché la svalutata ci berrò il tè. Va bene, d'accordo. Allora mi deve dare documento e codice fiscale e mi deve autorizzare a divulgare questo colloquio che abbiamo. Questo glielo vendo a 250 e questo glielo do sulla fiducia regalata.
Va bene, la ringrazio. Non mi capita spesso, però a volte devo dire che sta capitando. Grazie. Stai riprendendo? Sì. Quindi dove l'ha acquistato questo? L'ho acquistato a Piazzola San Brenta. Mercato? Il mercato di Piazzola San Brenta. D'accordo. E lì bisogna stare, c'è di tutto. C'è di tutto e bisogna stare attenti. Stare attenti, sì, ho capito. Adesso vuole sapere cos'è e quanto vale. Esatto. Questo è il motivo per cui chiedo alle persone di non chiamare, perché Sì, non sì, avrò ho mai capito. tempo di rispondere alle telefonate. Allora, è una specchiera che nasce come specchiera, non come cornice. Lo specchio è originale. Anche la fodera è originale. La specchiera è italiana. È in abete dorato a foglia e la doratura è originale. Non è mai stata ridorata. Da cosa si vede? Vabbè, che a foglia qui si vedono proprio le interruzioni. E che è originale la doratura, si vede che questa, essendo stata spolverata tantissime volte, una parte dell'oro se n'è andato ed è uscito il bolo, che è la preparazione sottostante alla foglia. Quindi si vedono questi riflessi rossastri che oggi come oggi piacciono, si devono vedere. Non va quindi assolutamente ridorata ed è una specchiera dell'Ottocento italiano. Quindi 800, quindi parliamo direi allora riprende le specchiere del Luigi XV della metà del Settecento, quindi è un revival, quindi senz'altro siamo nella seconda metà dell'Ottocento, in quello che viene definito il Napoleone III, che non finisce con la morte di Napoleone III, però continua fino al 1890-1900. Quindi potrebbe essere stata fatta nel 1860, nel 1880 e nel 1890, una cosa del genere. È una tipologia di specchiera che facevano anche in Francia, potrebbe teoricamente essere stata fatta anche in Francia, però per esperienza le dico che queste le troviamo proprio più in Italia che in Francia. Diciamo quello che si può dire che è un limite al valore di questa specchiera è il fatto che sia in qualsiasi tipo di lavorazione che vediamo, sia quella interna che quella esterna, non è in legno, bensì è in stucco. Sì. Però questo lei già lo sapeva. Sì, Come sì, si fa a vedere che stucco è molto molto grossolano e poi soprattutto è identico, quindi questi sono stati fatti dallo stesso calco. Vuole sapere il valore commerciale di una cosa del genere? Io oggi come oggi una specchiera così, una persona che me la porta per venderla, la pago all'incirca sui diciamo 120 euro per venderla a 2,50, 2,70, 2,60, 2,80, no? O sbaglio? Più o meno. Questo è il suo mercato, quindi ha un mercato molto basso, non dovuto al fatto che c'è qualcosa che non va, perché non c'è nulla che non va. Lei ha acquistato una cosa originale al 100%. Anche lo specchio che lo specchio e poi è un po' troppo rovinato. Diciamo che lo specchio originale fa piacere a tutti, però una specchiera dove non ci si può proprio specchiare senz'altro è un limite dal punto di vista commerciale, non antiquariale ma commerciale. E quindi diciamo oggi come oggi, se me l'avesse portata 10 anni fa le avrei detto che era una cosa che si poteva vendere a 600-700 euro. Oggi le dico che è una cosa che, visto che il mercato è così basso, è una cosa che si può vendere a 270-280 euro. Poi lei, se va magari su internet, così le può trovare in vendita pure a 700-800, 1000, 1200, però diciamo sono commercianti che, oppure dei privati, soprattutto magari sono dei privati che cercano di realizzare delle cifre che sono oggigiorno veramente difficili da realizzare. Noi dobbiamo stare un po', noi siamo sul mercato, siamo un termometro del mercato e questa è la valutazione di oggi di una cosa del genere.
Allora, questa è una scatola probabilmente portagioie, e in genere le troviamo anche con degli scomparti interni. È realizzata, a mio parere, non in Cina, bensì in Inghilterra, sui modelli cinesi che venivano importati nell'Ottocento dalla provincia del Guangdong. Anche qui stiamo parlando di una cosa antica, siamo nell'Ottocento, nel pieno del periodo vittoriano, di gran gusto, molto carina, con dei piccoli difetti, però sostanzialmente, considerando l'epoca, ci stanno tutte. Le ferramenta probabilmente non sono quelle originali, mentre queste non sono quelle originali, mentre la serratura è assolutamente quella originale. Mi sarebbe piaciuto vedere il legno per dare la conferma certa che si tratta di una cosa inglese, però l'hanno dipinto o ci hanno passato magari del coppale o qualcosa per non far vedere, per questioni estetiche, non per mascherare nulla. Insomma, però dovrebbe essere una cosa in rovere, dovrebbe essere inglese. Glielo dico perché questi, diciamo, riproduzioni le hanno fatte in Europa anche i francesi, quindi, però sembrerebbe un oggetto inglese. Io sono stato importatore dall'Inghilterra per tanti anni e devo dire che questi ne ho visti tantissime. Quanto vale oggigiorno una cosa del genere? Io la acquisterei, se lei la volesse vendere, intorno ai 70 euro, per provare a farne 140. Quindi anche qui stiamo parlando sempre di un mercato molto basso dovuto a quello che è oggigiorno la richiesta. Non è un problema dell'oggetto, ma della richiesta. Ok, va bene. Non lo so, io questa veramente, allora, io ho pagato 100 euro questo e 150 lo specchio. Quindi non l'hanno, diciamo, fregata, ha pagato delle cifre congrue a quello che è il valore del Ho mercato. trattato però, le dico la verità. Ma lei deve sempre trattare. Non L'unico è posto che dove non si può trattare è qua. Il prezzo di Non si può partenza non trattare. era quello. Però insomma li ha pagate quanto tempo fa? Pochi giorni fa. Ok, quindi le ha pagate quanto io le ho detto che valgono. Considerando che il mercato dell'antiquariato è pieno di insidie, soprattutto se si va da rivenditori non straconosciuti, diciamo che lei ha avuto un intuito, è andata, ha comprato quello, ha pagato quello che è giusto pagare per queste cose. Va bene, e quindi praticamente 250 euro. Non so se lei appunto è interessato ad acquistare mettendoci sopra qualcosa in più. Assolutamente no. Quindi lei a quanto acquisterebbe queste due cose? Allora, questa abbiamo detto 70, E lo specchio? lo specchio Lo specchio 190. no, tutte e due 190, 120 tutte e e 70. due 190. Mettiamoci magari almeno una trentina di euro in più? No? Sono cose che sono contento di acquistare se costano poco, se no non sono contento di acquistarle perché sono di vendita lenta, non sono facili da vendere. Oddio. Ma le devo fare una domanda, ma Sì. perché le vuole vendere a quanto le ha acquistate o anche qualcosina in meno? Ma sinceramente perché non voglio tenere delle cose che diciamo a casa non posso tenere, no? E quindi insomma Ok, le devo... 190 se vuole. Quindi 200 no. No. Nemmeno 200? No, perché ho un piccolo guadagno da tutte e due. Io invece ho una perdita. Ma infatti è Vorrei per quello che ridurre non la capisco perdita. perché lei vuole perdere. No, Allora, le spiego. Oggi come oggi andare in un mercato a comprare una cosa e sperare di guadagnare vendendola a un antiquario è molto difficile. Non è così facile quindi perché secondo lei per diciamo venderla con un minimo di guadagno dovrei metterla su aspettare. internet? Beh, su internet è un lavoro, diciamo, lungo e è poco, cioè lei deve ricevere gente a casa che non conosce o farsi dare degli appuntamenti in luoghi improbabili. Ok. Cioè, non lo so, cioè per un privato come a vendere su internet io. Vabbè. Va bene, allora
Ci pensi? Sì, ci pensi. D'accordo. Allora, vediamo questi vasi che ho acquistato. Sono questa coppia, sono fatti in Cina nella seconda metà dell'Ottocento, nella regione del Guangdong. Quindi parliamo del sud della Cina. La città si chiama Guangzhou, è stato un porto importante nel 700 e nell'800 di esportazione di questo tipo di porcellane. Gli inglesi le chiamano export perché vengono fatte soprattutto per il mercato estero, quindi è quel tipo di arte cinese realizzata sia dalla metà del 700 in poi, ma massicciamente nell'800 e nel 900, fatta per l'Occidente, per il mercato degli Stati Uniti, per il mercato inglese, per quello europeo. Quindi sono rappresentazioni di vita cinesi fatte per il gusto europeo. Il gusto cinese non incontra questo genere di porcellane, anche se oggi, devo dire la verità, la maggior parte delle porcellane Canton che troviamo le vendiamo ai cinesi, che quindi in qualche modo adesso apprezzano queste cose che un secolo fa o 2 secoli fa apprezzavamo più noi europei. Come si distinguono le porcellane Canton dalle altre? Innanzitutto perché si chiamano Canton? Perché Guangzhou, questo importante porto dal quale partivano queste porcellane, anticamente si chiamava Canton, quindi dal nome di questa città viene il nome di questa manifattura. Si distinguono in genere per essere dei quadrati all'interno dei quali ci sono delle scene di vita quotidiana, ma possono anche essere scene animali o semplicemente scene floreali con degli ornamenti floreali. Quando ci sono delle figure umane, sono generalmente rappresentate dei mandarini, che sarebbero dei funzionari del popolo, da qui anche il termine inglese Mandarin Decoration. Quindi quando sentite parlare di Mandarin Decoration stiamo parlando di porcellane cinesi fatte nella provincia del Canton. Quindi ci sono queste scene, in genere ci sono anche scene di guerra. Vediamo se qui abbiamo una scena di guerra. Sì, qui abbiamo delle scene, quindi sono scene di vita quotidiane alternate a scene di guerra all'interno di cornici, all'esterno delle quali ci sono generalmente questo tipo di ornamenti sia floreali che paesaggistici. Questi ornamenti floreali e paesaggistici sono ispirati alla decorazione di vasi fatti nel 700 o nel 600. Molto spesso troviamo il drago, che è il simbolo della cultura e dell'impero cinese, il cane, una coppia di vasi di queste dimensioni può arrivare a valere tra i 4 e i 5.000 euro. Questi costano in realtà molto di meno perché sono stati restaurati. Il collo è stato restaurato di entrambi. Per questo motivo non sono più appannaggio di quell'alto collezionismo disposti a pagarli 4-5.000 euro. Costano molto di meno, all'incirca intorno ai 700-800 euro, qualcosina magari in più. Adesso li valuteremo con calma. Vi voglio far vedere, però sono antichi, sono molto belli, sono già stati restaurati, tranne un piccolo chip che sta. Insomma, c'è un piccolo restauro da fare, ma una cosa minima. E vi voglio far vedere come sono fatti di sotto i vasi antichi cinesi. Ora, il bianco è generalmente un bianco sporco, non è candido, e la base deve essere più o meno, deve apparire in questa maniera. Molti di voi mi hanno chiesto, quando ho fatto il video sulle porcellane cinesi, ma come faccio a distinguere una porcellana antica da una falsa? Allora, è molto molto difficile distinguere i falsi fatti molto bene. Purtroppo adesso ne stanno uscendo tantissimi, sono fatti in Cina e sono fatti molto 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 bene. Allora, innanzitutto, quando si parla di porcellane antiche e porcellane false, bisogna capire che c'è una terza categoria, le porcellane in stile, che non c'entrano nulla né con quelle antiche
ma neanche con quelle false. Quelle false sono fatte per ingannare e sono molto 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 simili a quelle antiche. Il loro valore è bassissimo. Se questi fossero falsi non costerebbero 7, 800 1000 euro, quello che costeranno una volta che li ho prezzati, ma costerebbero molto molto di meno, diciamo tra i 2 e i 300 euro. E sono molto molto simili. Invece, accanto alla produzione di falsi, di cui dopo vi parlerò, c'è una produzione di porcellane in stile, ossia le fabbriche della provincia del Guangzhou hanno continuato dopo l'Ottocento a fare questo tipo di porcellane senza mai fermarsi. Quindi abbiamo vasi Canton degli anni 20, degli anni 30, degli anni 40, degli anni 60. Dal 1960 al 1980 sono stati prodotti milioni di questi vasi e sono questi qua. Ve li faccio vedere. Ci sono in commercio, anche noi li compriamo e li vendiamo. Come si distinguono questi da quelli lì? Allora, innanzitutto la qualità pittorica di un vaso fatto nella seconda metà del Novecento è sempre molto molto più bassa di uno fatto anticamente. Dopodiché c'è il viso dei personaggi. Il viso dei personaggi, guardate questa espressione, sono sempre uguali, io li chiamo gli zombie. Vedete? Non si differenziano l'un dall'altro. Poi la presenza di scritte. Nei vasi Canton antichi è molto inusuale trovare arte calligrafica, che invece la troviamo nei rifacimenti e anche nei falsi. Un altro elemento che può mettere un pochino in allarme è la presenza di elementi come questi manici, molto frequenti nelle porcellane Dukai, ma molto poco frequenti nelle porcellane Canton. Quindi degli elementi ibridi vengono applicati e uniti nei vari generi di porcellane. Questo perché? Perché magari negli anni 70, questo è stato fatto probabilmente negli anni 90, negli anni 80, erano semplicemente più divertenti, quindi li mettevano. Però io so, chi conosce le porcellane antiche sa che nei vasi Canton questo tipo di orecchie non ci sono. Un'altra cosa, in un vaso antico una scena animata di persone non viene interrotta in questa maniera da un decoro floreale. Guardate che addirittura qui viene tagliato il viso del bambino. Quindi comunque questo non è un falso, è semplicemente una cosa fatta in stile in maniera molto industriale e molto approssimativa. La firma è quasi sempre falsa nelle porcellane del Novecento. Come si fa a vedere se una firma è falsa? Innanzitutto è brutta. L'arte calligrafica nella cultura cinese è un'arte importante, come del resto anche in quella musulmana. La firma non è semplicemente una firma come la facciamo noi europei, è qualcosa che deve apparire bello, come un bel disegno, come un bel dipinto, e questo è tutt'altro che tale. Un'altra caratteristica che hanno le firme false è che passando il dito sopra sembra quasi che siano state messe dopo, e sono state effettivamente messe dopo la cottura, almeno molto spesso. Quindi gli inglesi dicono overglazed, cioè qualcosa che sta sopra lo smalto della porcellana. Ok, questo è quindi un esempio di porcellana fatta a Canton nella seconda metà del XX secolo. Qui abbiamo altri esempi. Cosa ci fa dire che queste sono porcellane fatte tardivamente? La qualità. Guardate questa qualità. Guardate il viso. Le dame hanno tutte la stessa espressione. Guardate i colori come sono morti. Ovviamente vedete la differenza di prezzo è enorme. Ve li faccio vedere vicino a quelli antichi. Vedete com'è bella la colorazione, la policromia, come c'è armonia in questo vaso. Non che questo sia brutto, per carità, sta nel mio negozio, lo vendo, però non è certo la stessa cosa. Guardate questi elementi decorativi come sono dipinti in maniera approssimativa, direi quasi ingenua. Guardate questo come va sopra questo decoro verde. Un maestro dell'Ottocento o del Settecento non avrebbe fatto mai un errore del genere. Guardate questi uccelli, come sono dipinti male.
Questi, anche se ne trovano tanti nelle case di qui di Roma, sono pieni di questi vasetti. Come si fa a vedere se questo, per esempio, è una cosa fatta negli anni 70, negli anni 80? Anche qui le facce sempre uguali, la pittura molto approssimativa. Il bianco neve, questo bianco neve nell'antichità non si trova, è troppo bianco. La firma è messa sopra, quindi overglaze, sopra lo smalto della base. Devo dire che questo fondo è abbastanza buono, cioè sembra antico in realtà, però insomma anche qui guardate che ingenuità nella pittura di questi fiori, sono troppo accennati. Questo è sempre una manifattura degli anni 80, anni 70, anni 80, anche anni 60, li trovo anche nelle case arredate negli anni 60. Qui anche la patina, il colore parla chiaro, non c'è questa patina nella decorazione Canton dei vasi antichi, è sempre anche questo oro così forte. Le dorature si trovano nei vasi Canton, ma non così forti. Quando vedete questa doratura così forte, siamo sempre nel XX secolo, nella seconda metà del XX secolo. Anche qui le geishe hanno troppo l'espressione simile. Un maestro dell'Ottocento o del Settecento avrebbe dedicato molta più attenzione. Queste sono cose fatte senz'altro a mano, però in un'ottica molto industriale, molto di produzione massiccia. Questo verde non ha nessun tipo di significato, nell'Ottocento non esiste, così come non esiste questo blu. Quindi questi sono vasi in stile, ossia sono stati fatti non per ingannare, ma semplicemente per sostituire una produzione ottocentesca che, essendo difficile da trovare, non riusciva ad accontentare la richiesta che c'era nei paesi europei nella seconda metà del Novecento. Dopodiché, nel XXI secolo, quindi in epoca recente, diciamo negli ultimi 15 anni, stanno comparendo dei falsi fatti benissimo, quindi non hanno tutti gli errori che vi ho evidenziato in questi esempi. Sono falsi fatti veramente molto bene, vengono fatti da qualche parte in Cina, sono presenti molto online e sono generalmente molto difficili da identificare. Mi sono stati proposti anche da dei privati, in genere vengono proposte da persone che sanno perfettamente che non sono antichi. Ci sono diversi campanelli d'allarme. Innanzitutto il bianconeve, ricordatevi sempre che il bianconeve non è presente sugli esemplari antichi. Un'altra cosa che potete trovare a fianco a questi, allora innanzitutto le porcellane Canton, essendo porcellane di prezzo un pochino più basso rispetto alle altre porcellane della produzione cinese, sono meno falsificate di altre, ma sono falsificate anch'esse. Adesso iniziamo a vedere dei falsi anche delle porcellane Canton. Allora innanzitutto il bianconeve, il fondo non deve essere bianconeve. Vi faccio vedere com'è il fondo di un vaso antico. È così, è un bianco sporco, non è mai neve. E questo, che sarebbe la parte del vaso a contatto con la terra, negli anni si ossida in questa maniera. Quindi non in questa. La firma anche nei vasi falsi è fatta in questo modo, ossia non viene dedicata molta attenzione all'arte calligrafica della firma, è fatta in maniera frettolosa. Dopodiché molto spesso ho fatto caso che i vasi falsi sono accompagnati da una documentazione, come se fosse un pedigree, che vuole attestare in qualche modo l'autenticità del vaso. A volte vengono proposti con delle fotografie antiche o a volte con dei documenti di qualche nonno o di qualche bisnonno che ha fatto la guerra in Cina ed è per questo che la famiglia ce le ha. In realtà sono sempre documenti falsi, molto spesso fatti in fotocopia, quindi questo ecco vi può mettere un pochino in guardia. Dopodiché molto spesso ho visto che vengono proposti da siti che non sono conosciuti nel mondo dell'antiquariato, da piccole aste poco conosciute, e non viene mai indicata l'epoca, viene detto famiglia rosa, famiglia blu, famiglia verde.
quando invece bisogna indicare, quando si vende un oggetto antico, l'epoca. Per esempio qui noi quando lo metteremo online vedrete che dichiariamo XIX secolo. Se questo sta online penso che ci stia, giusto? Sì. Andate a vedere, noi abbiamo scritto XX secolo, o seconda metà XX secolo, o prima metà XX secolo, o primi anni del XXI secolo, però l'epoca va sempre indicata. Negli esemplari falsi che sono in vendita online non viene furbescamente indicata l'epoca. Quindi questi sono, diciamo, i campanelli d'allarme che vi posso dare. Se mi dovesse entrare un esemplare falso, se dovessi riuscire a prenderlo ovviamente a un prezzo molto basso, ve lo farò vedere e magari faremo un altro video su questo esemplare. Al momento non ce li ho, quindi non ve li posso far vedere. E quindi per oggi anche penso che abbiamo finito, con questo è tutto. Mercoledì, poi domani arriveranno, domani in tarda mattinata, lo dico per chi abita a Roma, scarichiamo degli arredi da una casa di Montesacro, del quartiere Montesacro. Sono arredi molto belli e c'è anche un quadro di un astrattista molto conosciuto, Bendini, e quindi faremo senz'altro un video nel quale presenterò questo arredo, presenterò il quadro, vi parlerò del quadro. E quindi niente, a domani, grazie ancora per seguirmi e un abbraccio, a presto.